Ciao a tutti cari amici, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi entriamo nel vivo di quello che è una lettura di tarocchi. Andremo a vedere come si fa, nello specifico, ad interpretare le carte che escono durante una lettura. Quindi andiamo a vedere delle letture di esempio. Allora, mischiate il mazzo, fate estrarre le carte oppure le estraete voi. Mi raccomando, fate porre una domanda perché comunque ci deve essere un'intenzione, sia nel momento in cui mischiate il mazzo, sia nel momento in cui l'altra persona o voi estraete le carte. Ok? Allora, supponiamo che dovete andare a vedere l'evoluzione di una relazione. Quindi potrebbe andar bene il gioco a 3 carte, quindi il passato, il presente e il futuro. Quindi estraiamo le nostre carte: passato, presente e futuro. Allora, il fante di denari abbiamo detto che come parole rappresentative ha apprendista e studio. La regina di spade che rappresenta la determinazione e l'intraprendenza. La giustizia rappresenta l'equilibrio, la rettitudine, i contratti o la burocrazia. Quindi qui si parte da una fase di studio, da una fase di apprendimento che c'è già stata, perché si parla di passato, ad una fase di determinazione, probabilmente qui in questa situazione potrebbe essere che c'è qualcuno che sta cercando di fare qualche cosa, sta cercando di puntare un obiettivo, quindi c'è questa determinazione e nel futuro quello che arriverà è la giustizia. Quindi, grazie a questo percorso si arriva a quello che potrebbe essere la firma di un contratto per arrivare a quello che sarà l'equilibrio di cui parla la giustizia. Ecco, questo potrebbe essere un modo per interpretare queste carte. Come fate a sapere che il modo in cui voi interpretate le carte è il modo giusto? Dunque, personalmente non credo che ci sia un modo giusto o sbagliato. È una questione di energie. La mia vibrazione come cartomante magari è diversa rispetto a quella di una mia collega. A parità di carte, cioè le stesse carte, ok? Io le posso leggere in un modo e magari una collega le può leggere in un altro modo. Ma lì è proprio quello il punto, è la vostra capacità interpretativa, la vostra capacità di canalizzare quello che potrebbe essere un messaggio, la vostra capacità di captare e tradurre le carte per la persona che vi chiede la consulenza. Voi fondamentalmente siete dei traduttori. Voi avete imparato i messaggi, in qualche modo il vostro inconscio già li sa, voi li state solo risvegliando e state traducendo questi messaggi per la persona che viene a chiedervi la consulenza. Quindi anche lì è soggettiva. Io credo che l'interpretazione sia soggettiva in base a ogni cartomante. È chiaro che se io sono arrabbiata quel giorno lì e ho la consulenza da fare, magari a quella mia amica e viene fuori un diavolo, vi faccio un esempio stupido, lì con quel diavolo vedo tutte le cose brutte che potrei vedere e in realtà se io fossi in un altro tipo di attitudine prima della lettura, magari fossi in pace e serenità, in quel diavolo vedrei solo un condizionamento, vedrei solo qualche cosa che stona un po'. Quindi anche lì dipende dal tipo di vibrazione che avete nel momento in cui voi fate la lettura. Un consiglio che vi posso dare: se siete troppo arrabbiati, se siete in un periodo dove siete tanto tristi, se siete in un periodo dove comunque siete scarichi, pensateci.
al se fare una consulenza oppure no, perché in quel momento, a parte non essere un canale pulito, non avete energia da dare agli altri, okay, quindi quello è una cosa che poi dovete valutare voi, insomma. Okay, cambiamo carte. Facciamo un altro esempio con una situazione magari lavorativa, okay? Allora, ho 6 di denari. Abbiamo la carta della forza e abbiamo il mago. Quando girate le carte, fate caso al tipo di sensazione che vi danno. Per esempio, io qui quando ho girato queste 2 carte ho visto tanto giallo. Il giallo è un colore acceso, è un colore vivo, è un colore che viene associato al sole. Quindi la sensazione è stata quella di allegria proprio, di felicità, di gioia, di entusiasmo. E poi questo 6 di denari, osservando la bilancia, fa subito venire in mente che ci sia un equilibrio da un punto di vista monetario. Quindi anche lì fatevi un po' trasportare da quello che è l'immagine che voi state vedendo in questo momento. Il significato del 6 di pentacoli abbiamo detto che è equilibrio e dare il giusto, passato. Nel presente, con la carta della forza, le parole erano coraggio, volontà, generosità e sicurezza di sé. Nel futuro abbiamo il mago, che è l'inizio, l'azione, l'alchimista e la manifestazione. In questo caso questo sviluppo temporale della situazione lavorativa si potrebbe riassumere così. Abbiamo un equilibrio da un punto di vista monetario, c'è comunque la carta della forza, che quindi ci dice che potrebbe esserci un qualche tipo di generosità nel manifestare, nel fare un'azione, futura con questo mago. Però di che azione stiamo parlando? Supponiamo che vogliamo andare nello specifico. Pesco un'altra carta e la avvicino. La seconda carta sarà per spiegare meglio il significato della prima. Okay, questo potrebbe essere un altro modo di, aiutarvi a capire il significato delle carte. Se per esempio anche questa non vi è sufficiente, ne potete tirare un'altra. Wow, un altro cavaliere, okay? Ora, in realtà potete tirarne quante ne volete, però cosa succede? Se siete agli inizi io vi consiglio di limitarvi con 2, 1, 2, perché poi quando iniziano a essere tante va a finire che vi confondete, okay? Va bene, andiamo a vedere una stesa un pochettino più complicata, un po' più complessa. Andiamo a vedere quella di 7 carte, così per farvi capire, per esempio, diciamo una relazione di coppia. Andiamo a vedere l'evoluzione e lo stato in questo momento, cioè in cui si fa la lettura, di questa coppia, di questa relazione. Okay, allora passato abbiamo detto, presente, futuro, il giudice, gli altri, paure e desideri e il risultato. Qui l'asso di spade abbiamo detto che parla di verità e di chiarezza mentale. Quindi probabilmente nel passato c'è stato una verità che è venuta a galla che ha creato una chiarezza mentale. Nel presente abbiamo il re di coppe. Abbiamo detto che il re di coppe parla di maturità emotiva e di un terapeuta, di qualcuno che cura, che aiuta gli altri. Quindi probabilmente qui si fa riferimento al fatto che questo taglio ha creato questa maturità emotiva, questa verità, questa onestà che c'è stata in questa relazione ha creato una maturità emotiva che con il 3 di bastoni, che parla di viaggi e di espansione, porta
il futuro della relazione a questa espansione, ok? Quindi questa verità che è venuta a galla, ha portato a una maturità che permette di guardare al futuro, di guardare avanti. Ok? Il 2 di bastoni, che abbiamo detto fa riferimento a quelli che sono i progetti e l'indecisione anche, dice che c'è una sorta di indecisione su quello che è tutto questo percorso, ma soprattutto il futuro, okay, perché è questo quello che si sta un po' mettendo forse in dubbio. La regina di bastoni rappresenta gli altri, ovvero come gli altri captano, vedono e vivono la relazione in sé, perché qui ricordatevi che stiamo guardando l'energia di una relazione, quindi di una coppia. E abbiamo la regina di bastoni, che rappresenta le tradizioni e una donna conformista. Quindi gli altri hanno la visione della relazione come una coppia tradizionale, come una relazione tradizionale. Paure e desideri, abbiamo questo asso di coppe. L'asso di coppe abbiamo detto che riguarda l'innamoramento o la nascita. Stavamo guardando giustamente l'evoluzione di questa relazione, no? Quindi qui c'è il guardare al futuro e qui c'è l'indecisione, abbiamo detto. E l'indecisione qual è? Le paure e i desideri. Quindi se innamorarsi o no. L'innamoramento è un asso di coppe, quindi probabilmente potrebbe essere che la persona per la quale stiamo facendo la stesa abbia paura di innamorarsi. Come termina la stesa? Finisce con la carta della stella. La carta della stella abbiamo detto che rappresenta la speranza, i sogni, i desideri e la connessione con la natura. Quindi fondamentalmente è una carta positiva, parla di desideri, parla di sogni, quindi è un po' come se il risultato finale fosse questo desiderio, fosse questo arrivare all'obiettivo, arrivare a quello che è il sogno, a quello che è il desiderio. Quindi la fine della stesa con la carta della stella assolutamente è molto positiva. Okay? Anche qui, nel caso abbiate difficoltà ad interpretare una carta, potete per esempio volete dare maggiore spiegazione a questo asso di spade. Abbiamo detto che è una verità o chiarezza mentale che è arrivato nel passato. Volete sapere di che cosa si tratta? Tirate fuori una carta in più. Probabilmente qui qualcuno ha aspettato, perché il 7 di pentacoli comunque abbiamo detto che parla di attesa e di pazienza. Quindi probabilmente fa riferimento a un'attesa che ha portato a questa chiarezza mentale. Ecco, una cosa che vi consiglio io di fare è di allenarvi magari a leggere le carte in coppia. Quindi tirate fuori 2 carte a caso, perché è proprio un esercizio, e cominciate a ricordare, a ripetere, okay, i significati di ogni carta. Quindi il 5 di spade è il conflitto e la falsa vittoria, il 4 di bastoni parla di stabilità e di unione e quindi cercate di allora, conflitto abbiamo detto e questa è stabilità e unione, quindi potrebbe essere un conflitto che mina la stabilità o qualche unione. Oppure la seconda parola per il 5 di spade è falsa vittoria e di qui con il 4 di bastoni abbiamo di nuovo stabilità e unione. Quindi potrebbe essere una falsa vittoria per quello che riguarda una stabilità o un'unione, quindi una falsa sensazione di vittoria in una relazione che poi magari non è così reale. Ok? E così andate avanti con la sacerdotessa e con il 6 di bastoni. Allora, la sacerdotessa avrà 4 significati, il 6 di bastoni ne ha 2. Quindi fate i vari abbinamenti, ok? Tutto quello che secondo voi potrebbe essere sviluppato in una situazione, in una possibile, in una potenziale lettura di queste 2 carte. Lì davvero dovete esercitarvi a fare i vari abbinamenti, 2 parole, 4 parole,
due parole e a fare come delle frasi. Mano a mano che farete questo esercizio, arriverete ad un punto dove quando estrarrete le due carte vi verrà in mente quella che è una serie di parole da abbinare alla prima o alla seconda. L'intuizione è proprio il captare la prima parola che arriva per questa carta e la prima parola che arriva per questa carta. Quindi mano a mano che vi eserciterete, arriverete proprio a dire: "Okay, l'imperatore, stabilità e egoismo". È chiaro, questo è solo un esercizio. In realtà il significato di ogni carta prende una valenza diversa in base alle carte che ci sono vicine. Però come esercizio è un ottimo metodo per sviluppare quello che è l'intuito, quello che è l'intuizione e anche la memoria, per iniziare proprio a prendere dimestichezza con quello che è il significato, con quello che è il fare delle letture, insomma, di un certo tipo. Quello che posso consigliarvi è di prendere un quaderno e di scrivervi man mano tutti questi significati, okay, più che altro un po' perché comunque è un esercizio, un po' perché mano a mano che userete i tarocchi vi verranno in mente, ma perché sentirete altre cose rispetto a quello che vi dico io. Cioè, l'interpretazione dei tarocchi che è stata insegnata a me 25 anni fa, quando io ho fatto il corso per imparare proprio a leggere i tarocchi, è diversissima dal tipo di interpretazione che io sto facendo adesso. Ecco, quindi questo quaderno vi servirà proprio per crescere voi nella vostra esperienza personale, perché metterete tutto quello che imparerete da diversi corsi, da diverse cartomanti, sul vostro percorso di vita, creerete proprio il vostro bagaglio per quello che riguarda la conoscenza tra voi e i tarocchi. Mentre studiate il mazzo dei tarocchi, andrebbe bene prenderlo in mano, mischiare le carte, prendere confidenza, proprio toccare il mazzo, perché in qualche modo il mazzo di tarocchi prende la vostra energia, okay? È per quello che a me poi non piace che gli altri lo tocchino. Quindi anche quando faccio delle consulenze personali dal vivo, normalmente sono io che estraggo le carte. Alla persona faccio giusto accoppare, quindi faccio fare questo lavoro qui e basta. È l'unico momento in cui la persona tocca il mazzo. Perché comunque si tratta di un dialogo che si crea tra voi e il mazzo, okay, più entrate in sintonia con il mazzo, più prendete le carte, più le guardate, più guardate i dettagli: "Oh guarda qua ci sono degli alberi, qui ci sono tutte le nuvole, oh guarda qui c'è una farfalla, chissà che cosa vuol dire la farfalla, qui ci sono degli uccelli, gli uccelli rappresentano i pensieri, la mente, come anche le spade." Cioè è proprio lasciarvi un po' trasportare da quello che a voi comunica. Lo scrivete sul quaderno e quello sarà il vostro maestro fondamentalmente. Quando avete dei dubbi potete anche scrivere i dubbi ed è anche un modo per capire dove siete carenti, nel senso che le cose che vi ricordate meno sapete che sono quelle che dovete studiare di più, okay? Bene, io ho cercato di spiegare nel modo più chiaro e semplice possibile. I trucchi per leggere bene le carte vi verranno, non vi preoccupate adesso se fate ancora fatica, è normale, state imparando ad usare una tecnica. Okay, una volta che avete imparato bene, potete iniziare a usarla bene. Quindi all'inizio, è sempre un po' più faticoso, diciamo. Voi potete anche studiare una carta giorno per giorno, oppure, non lo so, potrebbe anche aiutarvi mettervi gli auricolari e ascoltare a ripetizione il significato delle carte con i miei video, in modo che in qualche modo il subconscio lo prenda. E soprattutto dedicateci un po' di tempo perché come in tutte le cose, come ogni buon allenamento, bisogna farlo in modo pressoché costante. Però comunque io già vi dico che se iniziate a guardare online su YouTube, già
vi aiuta a decifrare meglio quelli che potrebbero essere i significati delle varie carte, okay? Bene ragazzi, se ci sono dubbi, se avete domande, scrivetemi sotto nei commenti. Io spero di essere stata chiara e di non essermi dimenticata niente. Vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e buon percorso con i tarocchi. Ciao, ciao. Le letture.